Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e a diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di una foto che ricordo. Ti piace parlare di foto? Sì, mi piace. Penso che le foto siano un bel modo per ricordare momenti speciali. Quale foto vuoi descrivere? Voglio descrivere una foto del mio ultimo picnic di famiglia. È stata una giornata molto felice. Sembra delizioso. Mi piacerebbe sapere di più sulla tua foto del picnic. Cosa mostra? Nella foto vedo la mia famiglia seduta su una grande coperta nel parco. Il cielo è blu e soleggiato. Ci sono alberi e alcuni fiori intorno a noi. Sembra molto bella. Chi c'è nella foto con te? Nella foto ci sono 4 persone. Ci sono io, mia sorella Emma, mio fratello Jack e mia madre. Siamo tutti sorridenti e sembrano molto felici. Cosa stavate facendo quando è stata scattata la foto? Stavamo pranzando. Mia madre ha preparato panini e frutta. Abbiamo anche bevuto un po' di succo. Stavamo ridendo e chiacchierando. È stato un momento divertente. Posso immaginare quanto foste felici. Qual è stata la parte migliore del picnic? La parte migliore è stata quando abbiamo giocato dopo il pranzo. Abbiamo giocato a frisbee e correvamo. Mio fratello Jack era molto divertente. Continuava a cadere e noi ridevamo tutti. Sembra un sacco di divertimento. Mi piace quando le famiglie giocano insieme. Hai scattato molte foto quel giorno. Sì, ne abbiamo scattate molte, ma questa è la mia preferita perché mostra i nostri volti felici e la bella giornata. Capisco. A volte una foto può ricordarci tutti i bei momenti. Perché pensi che questa foto sia speciale per te? Questa foto è speciale perché mi ricorda un giorno pieno di amore e risate con la mia famiglia. È stata una giornata semplice, ma molto felice. Anche io la penso così riguardo alcune delle mie foto. Mi ricordano momenti belli con i miei amici e la mia famiglia. Hai una foto che ricordi bene? Sì, ce l'ho. Ho una foto del mio ultimo compleanno. È stata anche una giornata molto felice. Sembra interessante. Puoi dirmi di più su quella foto? Certo, nella foto sono seduto a un tavolo con una grande torta di compleanno. Ci sono palloncini colorati e uno striscione di buon compleanno. I miei amici sono intorno a me e siamo tutti sorridenti. Quella è una scena molto gioiosa. Chi c'è con te nella foto? Vedo il mio migliore amico Tom, mia sorella Lucy e i miei genitori. Siamo tutti molto felici. È stata una festa divertente. Cosa avete fatto alla festa? Abbiamo giocato, mangiato torta e chiacchierato tanto. Ho anche aperto i miei regali di compleanno. Il mio amico Tom mi ha regalato un libro nuovo e interessante. Sembra un compleanno perfetto. Qual è stata la parte migliore della festa per te? La parte migliore è stata quando abbiamo cantato la canzone di compleanno e ho spento le candeline. Tutti hanno applaudito e fatto il tifo. Mi sono sentito molto amato. Posso immaginare quella sensazione. Foto come quella ci aiutano a ricordare momenti felici. Perché questa foto di compleanno è speciale per te? Questa foto è speciale perché mostra i miei amici e la mia famiglia insieme. Mi ricorda che sono molto fortunato ad avere persone così belle nella mia vita. Anche io la penso così riguardo alla mia foto del picnic. Mi ricorda l'amore della mia famiglia e il divertimento che abbiamo avuto.
Le foto ci aiutano davvero a conservare i nostri ricordi. Anche quando la giornata è finita, la foto fa durare il momento per sempre. Sì, ogni volta che guardo la mia foto del picnic ricordo le risate, i giochi e il buon cibo. Mi fa sorridere. E quando guardo la mia foto di compleanno, ricordo la gioia, il divertimento con i miei amici e l'amore della mia famiglia. È un bel ricordo. È incredibile come una semplice immagine possa contenere così tanti sentimenti. Sono d'accordo. Le foto sono come piccole finestre sul passato. Ci aiutano a ricordare chi siamo e da dove veniamo. A volte stampo le mie foto preferite e le metto in un piccolo album. Mi piace guardarle quando mi sento nostalgica. È una grande idea. Anch'io conservo alcune foto in un album digitale sul mio telefono. È facile guardarle in qualsiasi momento. La tecnologia ci aiuta a mantenere i nostri ricordi al sicuro, ma mi piace anche il fascino di una foto stampata. Sì, le foto stampate sono speciali. Mi ricordano i vecchi tempi quando usavamo macchine fotografiche a pellicola. Ricordo i miei genitori che usavano una macchina fotografica a pellicola. Era emozionante aspettare che le foto venissero sviluppate. Era come una sorpresa. Non sapevi mai come sarebbero venute le foto. Esatto, ogni foto era un piccolo tesoro. Adesso, con le macchine fotografiche digitali, possiamo scattare molte foto e vederle subito. È vero, ma a volte mi manca la magia di aspettare lo sviluppo della pellicola. Capisco, ogni tipo di foto ha il suo fascino. Cosa fai ora con le tue foto? Condivido alcune foto sui social media, ma ne tengo anche molte private. Mi piace mostrare ai miei familiari e amici più cari i miei migliori ricordi. Faccio lo stesso. Condivido alcune foto su Instagram, ma conservo le mie preferite in un album privato. È bello condividere ricordi con gli altri, ma è anche importante avere quelli personali che sono solo per noi. Sì, le foto personali mi fanno sentire bene dentro. Mi ricordano momenti belli e persone felici. Concordo. Ogni volta che guardo la mia foto di compleanno o quella del picnic, mi sento grato per la mia famiglia e i miei amici. Le foto ci aiutano davvero a ricordare l'amore e la gioia nelle nostre vite. Pensi che scatterai più foto al tuo prossimo picnic di famiglia? Sì, ho intenzione di scattarne molte di più. Voglio catturare tutti i momenti divertenti. Cercherò anche di fare alcune foto spontanee quando tutti stanno ridendo. È una grande idea. Le foto spontanee sono spesso le migliori perché mostrano emozioni vere. L'ho imparato dal mio ultimo picnic. Le migliori foto non sono sempre quelle posate, sono quelle che mostrano sentimenti autentici. Ricorderò questo quando scatterò foto alla mia prossima festa di compleanno. Cercherò di catturare i momenti felici mentre accadono. Sì, e magari potrai mostrarmi quelle foto più tardi. Mi piacerebbe. Possiamo condividere i nostri ricordi e parlare dei bei momenti. Non vedo l'ora di farlo. Hai altre foto speciali che ti piacciono? Sì, ho anche una foto della mia vacanza in famiglia al mare. È molto bella. Adoro le foto in spiaggia. Puoi descrivermi quella foto? Nella foto, la mia famiglia e io siamo seduti sulla sabbia. Il mare è blu e calmo, io e mia sorella stiamo costruendo un castello di sabbia e i miei genitori ci sorridono. Sembra un momento molto felice. Cosa ricordi di quel giorno? Ricordo che abbiamo nuotato nel mare, giocato a beach volley e fatto un picnic sulla sabbia. È stata una giornata divertente e rilassante.
Mi piacerebbe vedere quella foto un giorno. Posso mostrartela la prossima volta che ci incontriamo. Ho molti bei ricordi di quella vacanza. Ho una foto simile del mio viaggio in montagna. Nella foto sono in piedi su una collina con il mio amico. La vista è molto bella. Sembra fantastico. Cosa ricordi di quel viaggio? Ricordo che abbiamo camminato per molte ore, visto una bella cascata e fatto un falò di notte. L'aria era fresca e il cielo era sereno. Adoro fare escursioni e stare nella natura. La tua foto di montagna deve essere molto speciale. Sì, lo è. Ogni volta che la guardo, ricordo l'avventura e il divertimento che ho avuto con il mio amico. Le foto ci aiutano davvero a conservare i nostri migliori ricordi. Concordo. Sono come piccole macchine del tempo che ci riportano ai giorni felici. Mostri mai le tue foto a nuovi amici? Sì, a volte mostro le mie foto ai nuovi amici quando parliamo delle nostre famiglie o del nostro passato. È un buon modo per condividere ricordi. Lo faccio anche io. Aiuta i nuovi amici a capire chi siamo e cosa amiamo. Penso che condividere foto renda le nostre storie più interessanti. Aiuta anche a conoscere esperienze diverse. Ogni foto ha una storia dietro di essa. Adoro ascoltare quelle storie. Rendi la foto ancora più speciale. Hai una foto preferita che tieni sempre sul tuo telefono? Sì, ce l'ho. Ho una foto di mia nonna quando era giovane. Sorride e si trova in un bellissimo giardino. Sembra molto speciale. Cosa ami di quella foto? Mi piace perché mostra il sorriso felice di mia nonna. Mi ricorda la sua gentilezza e il suo amore. Anche se non è più con noi, questa foto mi fa sentire vicina a lei. Ho una foto simile di mio nonno. È seduto su una panchina in un parco, sembrando molto sereno. Quella è molto bella. I nostri nonni ci regalano molti bei ricordi. Sì, lo fanno. Le foto di loro ci ricordano la nostra storia familiare e l'amore che continua nei nostri cuori. Terrò sempre quella foto di mia nonna. È un tesoro per me. Anch'io terrò al sicuro la foto di mio nonno. È importante ricordare la nostra famiglia. Concordo. Le foto ci aiutano a connetterci con il nostro passato e a ricordarci delle nostre radici. Pensi che prenderai più foto di famiglia in futuro? Sì, ho intenzione di scattarne molte di più durante gli eventi familiari. Voglio catturare ogni momento felice. È una grande idea. Anche io voglio scattare più foto durante compleanni, festività e picnic. Credo che ogni evento familiare sia speciale e meriti di essere ricordato. Anche io la penso così. Ogni foto è un pezzo della nostra storia e un promemoria dell'amore che condividiamo. Non vedo l'ora di vedere molte nuove foto dai nostri eventi futuri. Anch'io. Magari potremmo pianificare un picnic di famiglia insieme un giorno. Sarebbe meraviglioso. Possiamo scattare molte foto e creare nuovi ricordi. Sì, e possiamo condividere le nostre foto e le nostre storie l'uno con l'altro. Sono molto felice di aver parlato di foto oggi. Mi fa apprezzare ancora di più i miei ricordi. Anche io la penso così. Parlando delle nostre foto preferite mi ricorda tutti i bei momenti che ho vissuto. Grazie Liam per aver condiviso con me i tuoi ricordi fotografici. Grazie a te, Mia, per aver posto domande così belle. Mi è piaciuto parlare delle mie foto di compleanno e picnic. Ho imparato che le foto sono molto importanti. Ci aiutano a ricordare chi siamo e le persone che amiamo. Sì,
e ci ricordano che anche le giornate semplici possono essere molto speciali. Terrò sempre la mia foto del picnic e quella di mia nonna nel cuore. E io custodirò sempre la mia foto di compleanno e quella di mio nonno. Sono tesori del mio passato. Spero che possiamo scattare molte più foto in futuro e creare nuovi felici ricordi. Concordo. Ogni nuova foto è una nuova storia, un nuovo ricordo e un nuovo motivo per sorridere. Pianifichiamo di incontrarci di nuovo e condividere altre foto un giorno. Sì, mi piacerebbe molto. Possiamo anche fare un piccolo album fotografico insieme. È una grande idea. Non vedo l'ora di rivederti. Anch'io. Grazie ancora, Mia. È stato un piacere parlare con te oggi. Grazie, Liam. Mi piace sempre le nostre conversazioni. Mi aiutano a praticare l'italiano e mi ricordano delle cose belle della vita. Anche a me fa piacere parlare con te e mi aiuta a imparare. Ci vediamo presto. Magari la prossima volta possiamo parlare dei nostri posti preferiti o dei nostri migliori ricordi. Sembra un buon piano. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata, Mia. Grazie, Liam. Anche a te. Arrivederci per ora. Arrivederci, Mia. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.